per questioni, diciamo, diciamo così, didattiche, non abbiamo incluso concetti come la RAG e la knowledge base, perché sono tematiche che già conoscete, che avete già ampiamente visto, insomma, che avete già tutti, bene o male, intravisto nelle diverse sessioni già fatte insieme. Dovreste vedere in questo momento il mio schermo e partiamo immediatamente. Come sapete, creare un agente su Pupao è un qualcosa di super semplice. Si parte dal più in alto e si parte dalla creazione di un assistente. Ehm, il mio assistente lo chiamerò Demo Assistente Personale, molto fantasioso, anzi, Webinar Assistente Personale, assistente. Gli do anche una descrizione così da ricordarcelo, personale in grado di fare cose per noi. L'obiettivo di questo assistente sarà quello sostanzialmente di essere un vero e proprio assistente personale che possa interagire per noi con il web, con alcuni strumenti che gli daremo a disposizione di tipo documentale, ad esempio, e fare delle azioni vere e proprie. L'assistente personale noi lo usiamo internamente e tra l'altro e rilascio anche sul marketplace, quindi questo assistente specifico che vi mostro lo troverete, credo, se non questa settimana, la prossima gratuitamente sul marketplace e quindi potrete poi utilizzarlo oppure seguire le mie istruzioni e ricrearlo in autonomia. Come modello scelgo il ChatGPT 4.1 Global, in realtà possiamo scegliere anche altri modelli, se siete curiosi potete testarlo anche su altri modelli, in realtà funziona, questo tipo di agenti funzionano molto bene più o meno con tutti, con ChatGPT, Claude, Google, persino con Grok, quindi diciamo girano con tutti molto bene. Al momento non configuro nulla sul system prompt, non modifico nulla, lascio il system prompt di default. A livello di caratteristiche scelgo di disabilitare le cose che penso che non ci possono servire perché gliele faremo fare come tool. Quindi non gli do la URL navigation in questo caso, non gli do la web search perché glielo voglio far fare in un altro modo, mentre gli lascio gli attachment e il multitagging. Quindi gli lascio queste funzioni che permettono di attachment di gestire allegati, multitagging di taggare altri agenti e quindi di avere un contesto multi-agente. A questo punto, invece di utilizzarlo direttamente, continuo ancora un pelo la configurazione per fare lo step successivo. Lo step successivo che è la parte interessante, la parte per cui siamo qui oggi, ovvero i tool. I tool sono una delle feature che negli ultimi mesi, sulle quali negli ultimi mesi abbiamo investito tanto in Pupao, che permettono di dare agli agenti, alle AI, la possibilità di accedere a degli strumenti in maniera molto semplice e dinamica. Aggiungendo un tool, quindi andando sul tool use, aggiungendo un tool sull'interfaccia, è possibile scegliere tra tutta una serie di diverse opzioni che nel corso di questa sessione percorreremo assieme. Si parte dai native tool. I native tool sono dei tool nostri che abbiamo creato noi e che per la maggior parte vi mostreremo oggi, che sono fortemente accoppiati anche con l'interfaccia. Quindi il vantaggio dei native tool è che quello che fa un native tool è un'integrazione molto profonda all'interno di Pupao anche con l'interfaccia, integrandosi con tutta una serie di funzionalità che vi mostro. Sarà possibile, è possibile, e lo vedremo con Samuele, impostare come tool anche degli agenti, quindi dare la possibilità ad un agente di invocare in automatico un altro agente per passargli la palla su una certa tematica o per chiedere informazioni su determinate questioni. Sarà possibile, è possibile configurare degli agenti, anche dei tool, anche configurando le pipeline, quindi potete all'interno del vostro tool use scegliere le pipeline come strumento, quindi in maniera molto semplice vi configurate una pipeline che ricordo essere il nostro workflow automator dove vi scegliete un workflow più o meno automatico di strumenti e ve lo costruite. Oppure è possibile utilizzare delle API, quindi è possibile crearsi dare al vostro agente la possibilità di connettersi a delle API e fare determinate azioni. E ancora è possibile utilizzare gli MCP server. Non percorro oggi la parte degli MCP server perché sarà oggetto di una sessione verticale, quindi faremo una sessione dedicata a quella tematica. Per oggi ci fermeremo, io in particolare vi mostrerò un po' di native tool e vi farò vedere come si configura il tutto. I native tool, vi dicevo, sono i tool integrati direttamente in Pupao, nostri tool, che performano tutto su una serie di opzioni. In particolare il nostro assistente personale voglio che sia in grado di cercare su internet. Quindi in maniera molto semplice gli do un titolo a questo tool che gli sto passando chiamandolo web search e gli specifico
una descrizione. Il titolo e la descrizione non sono uno strozzo, ma sono una caratteristica importantissima dei tool perché permettono ai diversi LLM, mediante questi due parametri, di sapere come utilizzare questi tool, di capire come utilizzarli e quindi di scegliere quando utilizzarli. In questo caso, se gli dico, lo chiamo web search e gli dico do a Google Search, in questo caso qui è sufficiente per integrarlo. Ovviamente scelgo il native tool web search. I nostri native tool si portano appresso tutta una serie di parametri che possiamo scegliere di configurare oppure di lasciare in delega all'intelligenza artificiale. In particolare, il web search ci permette di scegliere dinamicamente, quindi di farlo scegliere all'LLM nell'utilizzo, tanti parametri come ad esempio la query che deve fare al motore di ricerca, piuttosto che il tipo di ricerca, se è una ricerca di tipo news, immagini, web, mappe, video o di prodotti, eccetera, eccetera. Lo stesso vale per il linguaggio e lo stesso vale per il country, quindi il paese, la lingua nella quale fare la ricerca. Consiglio di lasciare tutti questi campi dinamici, automatici, in modo che l'AI possa in maniera automatica andarsi a configurare i parametri a suo piacimento, insomma, in ottica della ricerca che deve fare. L'unico parametro che lascio statico è il numero di risultati. In particolare scelgo di bloccare a 5 il numero di risultati per avere un set di ricerche più compatto, in modo che sia io a imporre questo parametro. Quando voi imponete un parametro, a quel punto, diciamo, l'intelligenza artificiale non può modificarlo e quindi, diciamo, rimane salvato in questo modo. A questo punto io ho dato al mio LLM la possibilità di fare una ricerca web mediante questo tool. Vado un po' più avanti, gli aggiungo qualche altro strumento, gli do la web navigation come strumento aggiuntivo, cioè gli do la possibilità di, oltre che fare ricerche web, di avere una URL web e in maniera autonoma di navigarla. Quindi sostanzialmente diamo alla nostra AI la possibilità di navigare delle pagine internet in maniera più o meno automatica, in maniera più o meno autonoma. In questo caso ho soltanto la URL come parametro che lascio dinamico e in questo modo ho dato al mio LLM, alla mia intelligenza artificiale, quindi al mio agente, la possibilità di fare ricerche web e di navigare su pagine web in maniera indipendente. Quindi il mio agente può cercare su internet, può fare degli approfondimenti girando su delle pagine e continuando a navigare finché appunto non trovo quello che ci interessa. Un altro tool che io voglio dare al nostro agente è un tool in grado di gestire documenti, perché io vorrei che il mio agente possa crearmi dei documenti. Quindi il tool che io gli vado a dare è un document tool, cioè gli vado a dare un tool nostro proprietario che trovate tra i native tool che gli permette di gestire documenti. In questo caso lascio tutto dinamico perché i documenti è un'attività che la piattaforma gestisce completamente in automatico. Quindi con questo tool, con questo native tool, il nostro agente è in grado di crearsi documenti, di interagire con questi documenti e fondamentalmente mentre usiamo l'agente ci troviamo questi documenti nell'allegato della conversazione. Possiamo poi scaricarli in PDF, scaricarli in docx nel formato che più ci serve. Infine, vi mostro un altro dei native tool che sono estremamente interessanti per fare agenti complessi, agenti con dei workflow molto strutturati, che è un tool che abbiamo rilevato essere estremamente utile per permettere agli agenti di svolgere azioni anche complesse. Se voi, come esseri umani, se noi come esseri umani dobbiamo svolgere azioni complesse, tipicamente cosa che facciamo? Ci facciamo una lista di azioni da fare, una lista di passaggi. Allo stesso modo ci siamo immaginati che questo strumento possa essere utile agli LLM e quindi abbiamo creato un tool chiamato To-Do List. To-Do List espone verso l'LLM, verso l'intelligenza artificiale, tutta una serie di API per gestire una to-do list, uno strumento di to-do list che vedremo essere estremamente utile per poter fare tutto quello che ci serve. Quindi ho creato un agente base su Popao, gli ho dato 4 tool, gli ho dato i tool base per quello che è il mio obiettivo in questo momento e con questi tool base secondo me possiamo passare molto velocemente a raccontargli che cosa vogliamo che faccia.
Qui all'interno del system prompt troviamo un system prompt di base che insomma non ci è particolarmente utile. Io ora vi copio e vi percorro rapidamente il prompt che ho utilizzato, il prompt che utilizziamo e che sostanzialmente vi passeremo poi insomma al termine della sessione e ve lo racconto, vi racconto questo prompt. Non lo scriviamo tutto assieme perché è un prompt abbastanza lungo, non è complesso, ma è lungo e quindi me lo voglio guardare con voi per ragionare su come, su quello che fa questo prompt. Gli diciamo innanzitutto che è un agente che fa un tool, un loop di esecuzione continua. Gli diciamo che quando sta eseguendo una to-do list, vogliamo che rimanga nella to-do list. Questo lo facciamo perché ovviamente a noi interessa che quando stiamo utilizzando i tool, in maniera iterativa, il nostro agente continui a rimanere nella to-do list. Andiamo avanti dandogli una serie di intent dove gli diciamo che è bravissimo a fare una serie di cose, quindi raccogliere informazioni, processare dati, eccetera, eccetera. Gli diamo la sua missione, che è quella di aiutarci. Gli diciamo che è stato creato dal team di Popau, che si occupa di eseguire dei task e che deve sempre utilizzare la to-do list. Facciamo molto enfasi sulla to-do list perché vedrete a brevissimo quanto la to-do list facilita il lavoro di questa classe di agenti e di quanto velocizza la produzione di questi agenti. Scriviamo poi un paragrafo, vedrete che questa cosa tendiamo a scriverla sempre quando gli diamo dei tool nel system prompt, dove gli spieghiamo i tool che ha a disposizione. Quindi gli diciamo che è un tool chiamato Manage To-Do List, che è un tool che gestisce tutta la to-do list e nel caso della to-do list, per mettere enfasi sulle cose che vogliamo che faccia, gli diamo anche delle azioni, gli spieghiamo come utilizzare la to-do list. La web search, gli diciamo, ribadiamo soltanto i concetti che abbiamo già dato, lo stesso vale per il document tool e per la web navigation. Facciamo ancora una volta enfasi sull'utilizzo della to-do list perché, visto che nelle nostre sperimentazioni, vi invito a farlo anche in autonomia, cambiando modello il comportamento cambia leggermente, nel dubbio abbiamo preparato un prompt generico che potrete utilizzare con tanti modelli diversi senza dover impazzire, insomma, a fare il tuning necessario. Quindi questo prompt che vi passiamo funziona bene o male con tutti i diversi modelli di AI che trovate sulla nostra piattaforma. Gli rispieghiamo come vogliamo che i task vengano fatti, quindi che crei la to-do list, che la segua un punto per volta, che ogni tanto ci aggiorni. Ribadiamo ancora tutti i concetti che dobbiamo ribadire e come deve iniziare il processo. Quindi fondamentalmente analizzare, chiamare la to-do list, aggiungere i task alla to-do list e iniziare l'execution loop che permette poi l'esecuzione dei diversi task. Ti diamo qualche consiglio perché ci siamo accorti che gli LLM tendevano a overthinking, quindi pensavano un po' troppo e continuavano a chiedere a statuto list lo stato, quindi gli abbiamo detto di fidarsi dei risultati che a mano gli diamo. E poi fondamentalmente gli diamo delle linee guida sull'esecuzione dei task, delle linee guida su come vogliamo che comunichi con noi, come funziona la web search e ancora una volta ribadiamo la to-do list. Quindi la metà di questo prompt è intorno alla to-do list, perché come forse avete capito è l'elemento centrale che ci interessa ribadire per questo agente. Ancora una volta, to-do list. A questo punto andiamo a salvare il nostro system prompt. Init prompt, mi salvo ovviamente la versione del mio prompt, per chi non lo sapesse adottiamo sullo system prompt uno storico dei prompt in stile Git in modo che si possa scorrere poi lo storico avanti e indietro. E infine a questo punto possiamo iniziare a testare il nostro assistente personale. Partiamo con un semplice ciao per verificare che tutto funzioni. Lui ovviamente parte con la to-do list anche solo per dirmi ciao, verifica che non ci sia nulla da fare e mi dice ciao. Quindi apparentemente il nostro assistente funziona. Iniziamo a testare le funzionalità che abbiamo appena sviluppato, dandogli un task semplice che ci permetta di testare banalmente che sia in grado di navigare su internet. Quindi in questo caso gli dico di andare su Google Labs, di cercare la pagina servizi e di di fare una lista di almeno 5 pagine servizi dopo che le ha navigate
e le ha viste. Gli do questo task così iniziamo ad entrare nel loop, iniziamo a vedere l'utilizzo degli strumenti e come gli strumenti si integrano nativamente all'interno della nostra piattaforma. Quindi vedete che l'agente è partito, si è navigato, si è dato degli obiettivi, ha iniziato a navigare, quindi ha navigato su Google Labs, si è marchiato la cosa come fatta, ha navigato poi su queste altre pagine, ha creato un documento, quindi fondamentalmente mi ha creato, vedete, questa è la preview del documento che mi ha creato e poi fondamentalmente si è segnato per come fatte tutte le cose che mi ha effettivamente detto di aver fatto. Il documento, come vi dicevo, lo troviamo anche in allegato e quindi vedete che abbiamo un documento che effettivamente è stato prodotto per noi dal nostro agente in maniera così immediata utilizzando i nostri strumenti. Come vi dicevo, questo qui è un assistente personale, noi lo usiamo internamente da qualche mese come agente general purpose per fare cose di qualunque tipo, come in questo caso qui navigare una pagina web. Vi mostro un altro use case di questo assistente perché poi l'obiettivo di mostrarvelo non è tanto appunto farvi vedere che abbiamo, abbiamo un agente generalista, quanto darvi delle idee per degli agenti per i vostri clienti o darvi una guideline per agenti che possiate creare al vostro interno per la vostra specifica realtà. In questo caso qua chiedo di cercarmi le PEC di alcuni comuni, quindi un task di ricerca. Quindi quello che farà in questo caso sarà come sempre girare tutto intorno alla to-do list, quindi si crea una to-do list dove si elenca le cose da fare. Fa una prima ricerca web. Nella ricerca web, vedete, abbiamo integrato, è tutto integrato nell'interfaccia, quindi mi fa vedere i parametri della ricerca, quindi la query, il motore di ricerca utilizzato, il tipo di ricerca, il country e il paese. Quindi, nonostante io gli abbia scritto in inglese, vedete che comunque è andato a cercare il paese Italia, la lingua Italia, perché è stato impostato automaticamente. Si fa la sua bella ricerca. In questo caso si fa tutte le ricerche che si deve fare, che si è messo all'interno della sua to-do list. Una volta che ha completato le sue ricerche, inizia a lavorare al documento, poi smarca i vari task che- che si è fatto e mi dà la risposta. Quindi vedete che in questo caso qua effettivamente mi ha prodotto come da istruzioni un documento con tutte le informazioni. Notate bene che i documenti hanno anche l'opzione di essere esportati, quindi posso anche dirgli please give me the document in PDF format. Quindi in questo caso qua, chiedendogli di esportarmelo in PDF, quello che poi lo strumento farà sarà quello di restituirmi un link cifrato, un link sicuro, usabile per il tempo che mi serve, dove poi mi permette di esportare il documento che poi mi viene scaricato. Un altro caso d'uso di questo agente, io vi faccio vedere solo casi d'uso per stimolare la vostra fantasia. Infatti, se avete domande, se vi vengono esempi di casi d'uso, sentitevi liberi insomma, di propormi di propormi eventuali variazioni che cercherò di farle. In questo caso qua gli faccio fare una piccola ricerca di mercato, gli chiedo di cercarmi uffici, aziende che fanno pulizie sul lago di Como. Un task diverso, un task che anche in questo caso parte con la to-do list. In questo caso è interessante perché vedete, oltre aver fatto la ricerca web, la gente ha deciso di fare degli approfondimenti, quindi ha deciso di andarsi a vedere delle pagine web extra che ha trovato probabilmente all'interno delle ricerche, quindi ha voluto fare degli approfondimenti insomma, per approfondire, e poi vediamo alla fine con cosa se ne esce, vediamo che cosa ci propone. Ok, ci dice il criterio di valutazione delle compagnie, ci dice che questi qui sono i migliori. La cristallina ci fa una tabella di comparazione, e infine ci dice per le tech startup e per le compagnie che hanno bisogno di questo tipo di esperienze, ci dà un nome, insomma, specifico e ci dà anche i link poi effettivamente a quello che ha trovato. Come sempre, produce un documento perché nel set di istruzioni che gli abbiamo dato abbiamo incentrato il funzionamento di questo agente sul fatto che ci fosse una to-do list
delle azioni, poi alla fine producesse un documento. È stata una nostra scelta, per cui diciamo completamente personalizzabile. Infine vi voglio mostrare un ultimo task più complicato, un po' più di riflessione, se volete anche un po' più complesso, che voglio dare al nostro agente, all'agente che ci siamo appena creati, che è quello di pianificare un trip in Giappone, un viaggio in Giappone. Voglio che mi faccia un piano per ottobre in un budget di 5.000 euro, partenza e arrivo da Tokyo, e per ogni giorno gli chiedo di farmi un paragrafo di un documento dove mi deve fornire fondamentalmente la lista delle attività del giorno. E alla fine voglio anche l'itinerario in PDF. Vi faccio vedere questo perché non è un task banale, non è un task super semplice, è un task che richiede un po' di pianificazione. Lui qui si è fatto 5 obiettivi, quindi analizzare che cosa è considerato un viaggio non turistico di 15, di 14 giorni in Giappone, selezionare e mappare le destinazioni regionali, farmi una bozza dell'itinerario giorno per giorno, creare il documento e poi condividermi il PDF. Quindi vedete che lui è partito, si sta partendo con la sua parte documentale. Qui vediamo le diverse iterazioni del documento in cui inizia a preparare, a lavorare su questo documento e lo lasciamo proseguire, insomma, lui andrà avanti per i suoi qualche minuto che ci vorranno per concludere questo task e potrà, insomma, poi alla fine concludere dandoci quello che sarà il nostro itinerario di viaggio. Quindi ve lo apro da un'altra finestra mentre lui lavora, in modo da lasciargli il tempo di lavorare mentre rivediamo quello che abbiamo fatto. Quindi vado sugli assistenti, ritorno sul mio assistente personale che ci siamo appena configurati. Quindi, ricapitolando, un assistente personale di questo tipo che possa fare cose di questo grado di complessità, su Pupao potete realizzarlo con un prompt più o meno sensato di istruzioni nelle quali gli diciamo che cosa e come vogliamo che le cose vengano fatte. Questa è una nostra ricetta che vi condividiamo, ma che può essere personalizzata a piacimento, e poi l'utilizzo dei tool che sono già integrati in piattaforma. Una buona parte dei tool di cui potete aver bisogno li trovate nei native tool, quindi tool integrati nativamente all'interno della nostra piattaforma. Per tutto quello che non c'è integrato nella nostra piattaforma avete la possibilità di usare le nostre pipeline, chiamate API verso l'esterno, che vi mostrerà entrambe le cose Samuele, e poi in prossime sessioni vedremo anche l'utilizzo degli MCP server, è un protocollo esterno che permette di astrarre l'utilizzo di strumenti appunto con questo protocollo, e quindi di utilizzare degli strumenti che stanno altrove e fanno cose completamente arbitrarie. Quindi un esempio tipico dell'NCP potrebbe essere il vostro ERP aziendale, il vostro CMS preferito, che espone un server MCP con delle API per fare cose di qualunque tipo. Torniamo al nostro viaggio in Giappone. Vedete che in realtà è andato ben avanti. Alla fine mi ha aperto il mio, mi ha permesso di scaricare, insomma, il mio itinerario. Provo a capire come mostrarvelo. Vediamo se riesco a mostrarvelo anche a voi. Ah, prima vediamo. No, me lo mostra, non riesco a mostrare. Vabbè, ve lo faccio vedere in condivisione, così chiudiamo questa condivisione. Ecco qua. Quindi questo qua è il PDF che mi ha prodotto, quindi mi ha prodotto un PDF ben formattato col suo piano, con le cose che gli ho chiesto, con un itinerario ovviamente da ricontrollare. Stiamo sempre parlando di intelligenza artificiale e l'ho fatto con pochissimo effort, quindi il tema è che è sicuramente un draft interessante con un programma di viaggio estremamente, insomma, preciso per tutta la durata che ci serve, così come gli ho chiesto di darmi un'idea dei costi generali
di ingresso alle diverse cose e dove è possibile di darmi anche i riferimenti con eventuali link che in realtà qui non vedo. Vediamo se cliccando, no, se è perso i link, ma insomma sono sempre modelli LLM, hanno bisogno di un po' di tuning per fare questo tipo di cose. In ogni caso, insomma, come output direi che ci siamo abbastanza e non è malissimo. Vi ricondivido lo schermo prima di passare poi la palla a Samuele per il prossimo agente. E quindi ecco, quindi semplicemente creando, associando dei tool e con un system prompt siamo riusciti a fare un agente, secondo me, di un certo rilievo abbastanza complesso con un certo grado di interesse. Se ci fossero domande, usate il domande e risposte oppure insomma, o scrivete in chat. Antonello ci chiede: questo prompt è disponibile nel sistema oppure va sviluppato in base al caso d'uso e lo sviluppo, ci sono guide da seguire? Allora, questo prompt è un prompt fatto da noi ad hoc per l'assistente personale, è un prompt che diamo in open source sulla nostra documentazione, quindi che troverete su docs.pupao.ai, ma per chiunque ci può scrivere se insomma lo vuole oggi e glielo inviamo via mail già di oggi, insomma, il tempo di metterlo sulla documentazione. Linee guida sullo sviluppo di agenti ce ne sono tantissime, nel senso che ovviamente vanno guidati, vanno compartimentati e soprattutto si deve pensare spesso in ottica multi-agente. Vedrete con l'ultimo agente di oggi che abbiamo deciso di compartimentare determinate funzioni in modo da dare ad ogni agente un singolo obiettivo. Nel mio caso, nell'assistente personale che vi ho creato, ho fatto un assistente personale molto generico che fa cose generiche, quindi ho fatto un unico agente. In casi più complessi si potrebbe fare un web research verticale sul tema delle web research con un prompt dettagliato sulla web search, eccetera, eccetera. Quindi sicuramente ci va un po' di attenzione su questo che si fa, però grosso modo il tema è che ci sono delle regole da seguire, l'ordine del prompt, quindi tutte le tecniche di prompt engineering che avete studiato, che vedete con noi o che comunque che trovate sulla nostra documentazione, quelle che studiate individualmente, qui sono da applicare perché gli LLM, come sapete, tendono a inventare, vanno messi su dei binari e bisogna evitare di sbarellare. La to-do list dà un aiuto enorme. Abbiamo rilevato che la to-do list aiuta tantissimo nella coerenza, nel modo in cui gli LLM rispondono e aiuta tantissimo proprio a evitare che si perda l'LLM, oltre appunto a contenere il loop. Spero di averti risposto, Antonello, nel caso poi riscrivici e riprenderò la cosa.